Vedi una luce, il buio. Eh, Piero, purtroppo non ti sento. Non ti sento. Vedo che parli, ma non ti sento. Forse hai toccato qualcosa sul filo? C'è un microfono? Non ti sento. Accidenti. Apri lentamente gli occhi, guarda il computer, cosa è successo? Vado in basso a sinistra, l'audio. Tocca bene il filo se è ben connesso. Adesso mi senti? Adesso ti sento, sì. C'è un tasto qui sul filo che non capisco. Devi stare attento a non toccarlo. Sì, va bene. Chiudi gli occhi, ti conto da 5 a 1. Pensa solo a rilassarti, a tornare, e lo puoi fare bravissimamente, allo stato di rilassamento completo di prima. 5, 4, 3, 2, 1. Mi dicevi, No, non vedo niente. Forse non è rilassamento completo perché è esattamente come prima. anche prima non vedevi nulla. No, era come... non c'è stato lo scattino, no? Monica, cosa vedi relativamente a Piero? Naturalmente ho visto tante immagini, però al momento presente è come se vedessi una strada d'asfalto crepata, lui con il corpo è infilato nella crepa e con le due braccia cerca di non essere inghiottito dalla crepa, per cui ha un braccio da una parte della strada, quindi da un lato della crepa, e l'altro braccio dall'altra parte della crepa. Sta cercando di far leva sulle braccia per non finire dentro. Ti dà l'autorizzazione? Si riesce appunto a darsi una piccola spinta sollevando la testa e dice di sì. Ok. Questa immagine riesci a visualizzarla, Piero? No, sento le braccia più in alto del corpo. Non, Le senti? sì, anche perché sono più in alto veramente nel cuscino, però non riesco a vedere altro. Ecco. Ma se Monica ti descrive questa scena, tu riesci a visualizzarla? No, È un racconto, sì, è un racconto. Dico, cerco di immaginarmi lì dentro alla crepa, ma non, è sempre uno però non sforzo. riesci a visualizzarti. No, no, no. Fai uno sforzo. Sto cercando, infatti. Dimmi se ti visualizzi come adesso, più giovane, più grande. Beh, no, non vedo niente, per cui sto cercando di entrare in quella immagine lì, ma non... eh, In base a no. questa immagine, Mm. senti la sensazione delle mani che premono sull'asfalto cercando di toglierti dall'asfalto? Soprattutto perché sto premendo sul cuscino, cercando, e anche un minimo della crepa che la sento, però, però non la vedo, cioè non, mi- mi-
mi cerco di immedesimarmi in quell'immagine lì, ecco. Ma è lontana, cioè è come se stessimo chiacchierando e... Sei cinestesico. eh? Sei cinestesico. Quindi tu non vedi, non senti in ipnosi, ma percepisci i movimenti, le sensazioni fisiche. Va bene. In questa scena di Monica, tu senti di avere caldo, freddo o di stare bene? No, sto bene perché caldo l'avevo prima di iniziare e adesso C'è una sto- differenza di temperatura dalla cintura in giù e dalla cintura in su, visto che dalla cintura in giù sei nella crepa, un po' più su forse, eh, dall'ombelico in giù, e dall'ombelico in su sei fuori dalla crepa. minima differenza, sì. Mi sembra di sentirla. C'è Quel- una, mm. proprio una cosa, eh, ma forse quello lo sentivo anche prima della crepa, no? Nel cercare di diventare pesante un po' funzionava, ecco, ma non... C'è una differenza di temperatura, cioè qual è la parte più calda? Più che la temperatura, sento la differenza di stato. Le gambe sono più pesanti, un filo più pesanti. Bloccate, Sì, ma bloccate no, ma lievissima differenza, ecco, le sento un pochino più giù, ecco. più lontane, più o Sì, meno sotto il tuo controllo. esatto. Monica, dacci una delle Un'altra tante immagini, vai, sì. sì, Quello che un'altra vuoi. immagine mi ha fatto vedere che lui era seduto mh, davanti a una scacchiera e l'ho visto molto a tratti preoccupato, a tratti frustrato perché non riusciva a capire chi fosse il suo avversario, proprio non lo riusciva a vedere. E a un certo punto ho visto che lui ha preso, si è alzato dalla sedia e se n'è andato. Chiamiamolo questo avversario. E il buio è non visibile. Chiamiamo il buio. E Piero lo sa e questa cosa gli dà molta rabbia. Sente che è impari questa partita. Piero, accendi una luce, così vediamo il buio. Mm. Non vedo la partita a scacchi, non vedo niente, però mi piace l'idea perché effettivamente siamo immersi in una partita a scacchi, anche se non vuoi giocare, sei dentro, però non vedo nel buio nella partita a scacchi. Mi piace Immagina un pavimento a scacchi bianchi e neri. eh, pieni massoneria. Mhm. Sì, sto cercando di immaginarlo, sì. Beh, immagino che sono da solo in quel pavimento, però forse perché proprio non vedo gli avversari, ma è Moni- un'immaginazione, una cosa automatica, insomma. Monica? E lui sta facendo quel gioco che si faceva da bambini, si salta su un piede, no? Mhm. Solo che lui non ha neanche capito se deve saltare su quelli neri, evitando quelli bianchi, non ha capito che figura disegnare. Mhm. Tu sei nella scena? No. Io, Tu, no, Monica, tu, Monica. sono fuori come se fosse un palazzo, dalle grandissime vetrate e io sono fuori che guardo lui. E io ci sono nella scena. E tu sei in un angolo della stanza che è come se fossi, non so, mi viene da dire Freud. Questo-
scusami, questa immagine strana, con questo block notice stai appuntando tutte le sue reazioni. Ok, giochiamo. I neri diventano rossi, i Ecco, bianchi questa cosa diventano blu. qui non so perché è come se avessi sentito un irrigidimento di Piero, come se si potesse parlare del sangue, del medico, di qualcosa del genere. Ho sentito, non so, come se si ritraesse. Piero, Boh, stavo cercando di immaginare il nero che diventa rosso, ma è una complicazione inaspettata. Eh, Tanto lui non riesce a vedere, lui riesce mm, a avere delle emozioni e delle certo, sensazioni, questo mi è proprio chiaro, no? E infatti è per questo che quando hai detto rosso, io non ho visto che lui la trasformava in rosso, no? Ho visto come se partiva un'associazione, forse rosso è anche sangue, sì, di ribrezzo, ricordi, sì, ricordi. anche forse di ricordi, non so, che può aver visto una parte del suo corpo da bambino che sanguinava e questo l'ha spaventato, hai capito? Gli ha fatto sentire che non poteva controllare. Piero, vai a un ricordo legato al sangue, un prelievo, una caduta dalla bicicletta da bambino, qualsiasi cosa. Qualcuno che era pieno di sangue, non tu. mm. Beh, di solito il sangue mi fa abbastanza impressione, ma Mm. da bambino io ho pochissimi ricordi, hai capito? Quindi faccio fatica. Già li cancello per conto mio, evidentemente, perché ho proprio dei flash così, ma quindi andare a un ricordo preciso. Io li vedo dal ginocchio. Non memorizzo nessun evento, cioè, sì, mi sarò fatto male un sacco di volte, ma non come se fosse qualcun altro, cioè proprio non me lo ricordo. Destro o sinistro, Monica? Mi sembra sinistro. Però non è da solo in questa scena, forse c'è un compagno di giochi. Mm, Ma è in bicicletta? sì, secondo me è legato a una bicicletta o a Ah, una corsa. anche secondo me, così a istinto, perché ho pensato subito a caduto da bicicletta, ma non sono mai caduto così da spaventarmi, ecco. No, ma non è per forza un fatto grave. Mm. L'amico Monica è vivo adesso o no? Penso di sì. Mm, chiamiamolo. Vediamo se ci aiuta. Mi viene un uomo elegante, con la cravatta, con la giacca, eh, come se avesse poco tempo a disposizione per noi. Chiamiamo e lo mettiamo nel cinema se viene. Sì, una cravatta Chiamiamo gialla. una singolarità, chiamiamo anche esattamente una settimana fa. Ho avuto una sessione diretta con Domenico, che ormai è un amico, che è pubblicata. E caso vuole che nel mio quaderno, dove in ogni pagina c'è lo spazio per due sessioni, Piero sia finito sotto quella di Domenico, quando non c'è nessun senso, perché dovrebbe essere molto più avanti, ma per una serie di questioni che non vi dico, è finito lì sotto. Quindi lo chiamiamo, lui che è così bravo ad andare in sessione, in ipnosi, è quasi un medium, e lo mettiamo accanto a Piero se viene. Sì, vedo che è come se si dessero, cioè come se la mano di Domenico tocca l'avambraccio di Piero e viceversa. La mano di Piero tocca l'avambraccio di Domenico, perché è come se fosse una specie di trasmissione di informazioni, di competenze. E che succede? Le informazioni che vengono inviate da Domenico è come se incontrassero
uno sbarramento, mi fa vedere proprio eh, come si chiama, la barra del treno, no? Quando è giù, è abbassata. Però mh, l'altra sensazione che mi fa percepire Domenico con il braccio libero è come se gran parte di questa, diciamo così, muro fosse dovuta al fatto che Piero non ha per niente fiducia in sé, non si fida di sé. Domenico andò facilmente in una vita in cui era un capotribù sull'isola di Pasqua. Rapa Nui è il titolo. Sì, l'ho appena sentita, mi è piaciuta molto. L'hai vista? L'ho vista, mi è piaciuta molto. Si apre con un quasi affogamento, lui quasi affoga, si scopre poi che è caduto da una rupe che ha ceduto, lui era sulla rupe ma non si è ovviamente buttato, l'ha ceduto, è finita in mare e lo zio lo andò a raccogliere con la barca. C'è una connessione, Monica. Ma l'anima di Piero si chiama Playa, quindi già sento questa connessione, no? Poi, allora, chiaramente la zona è diversa, però diciamo così, l'elemento dell'acqua lo sento legato, a Piero. Mm, cioè, tipo, mi fa vedere la Spagna. Non so se è una meta, desiderata per Sì, lui. sì, Mm. Meditando. Mm. è già qualche mese che dico se arriva qualcosa di buono così mi piacerebbe andare là. Ma così come non so neanche io perché. Però ci sono ovviamente nella parte più costosa e bella, quindi dico deve esserci proprio qualcosa di notevole. Potrebbe essere una delle cose. È un po' che qualche mese già che ci sto dietro, ho visto dei filmati di case, di robe bellissime. E ogni tanto cerco di immaginarmi come si può stare perché mi piacerebbe stare diversi mesi al mare e nuotare un po', invece di fare quei sempre quei 4 giorni e tra l'altro quest'anno c'ho anche un braccio che non funziona, non sono riuscito neanche a nuotare. È una cosa, sì, la Spagna in questo periodo mi attira, ecco, ma mi attira come conseguenza di tutte le altre situazioni, perché andarci così non mi dice niente, ecco. Chiamiamo nel cinema anche la moglie, le due sorelle e la madre, Monica. La madre mi viene tipo sotto forma di una coccinella, perché è come se lei vivesse in una dimensione sospesa, che non è esattamente la nostra dimensione. Mm, E quindi così sceglie anche una immagine un po' più fiabesca, no? Un po' meno realistica per la sua immagine, perché probabilmente ormai lei non ama più tanto, no? E ovviamente l'immagine che ha, il suo corpo. Quindi entra come una coccinella. Dice che Piero è molto buono. Ehm, Dunque, c'è una sorella che mi sembra un po' esaurita, non so come dirti, un po' schizzata, un po'. Un po' tanto. La grande o la piccola? Non lo so, forse La quella più grande, grande. la più grande che è sempre più piccola di me, l'intermedia, Certo. che in passato ne ha combinate probabilmente, è come se fosse sdoppiata secondo me, perché ha fatto delle cose che poi invece a sentirla parlare non le ha fatte lei, non lo so, boh. È stata abbastanza pesante, anche con magie, con cose. E tra l'altro era successo da piccola che verso non so quanti mesi avessi, un anno così, che è stata malissimo
E questa me l'ha raccontato ovviamente perché non potevo saperlo. E è arrivato un dottore, gli ha detto delle parole, questa ha vomitato delle cose nere, delle cose così e basta. E poi è guarita. Cosa stranissima, ma boh, stranissima poi può essere normale. E adesso però la vedo che gli è cascato un po' il mondo addosso, ha sempre fatto brigato, pieno di soldi, adesso si è ristretta molto, ma sembra monomaniaca, no? Come che andare tutti i giorni da mamma, tutti i giorni, che poi mette in riga tutte le infermiere, le cose, questi, no? Che è anche giusto perché la trascurano un po' ovviamente in quei posti lì, però è tutto esagerato. Deve essere un po' esaurita davvero, poverina. Poi a me dispiace. Va bene, Monica, il cinema è fatto da quattro persone, quindi madre, No, sorelle e moglie. c'è anche il mago amico. Guarda, Ma, stavo per dirlo, ma perché mi è il mago dispiaciuto. non c'è più. Non c'è più, ma mi è dispiaciuto molto, ma non perché non ci sia, mamma mia, chi è che rompe? Perché è stato così improvviso, pieno di salute, 50 anni, bello forte, parlava in un modo diverso da altri, mi piaceva e all'improvviso è sparito, ha lasciato sta moglie, sta figlia, un po' la figlia che continua il suo lavoro, ma a me non interessa. Mi manca proprio, forse per l'improvvisazione, perché chi è che scoccia? Ci stanno suonando? Sì, perché ce l'ho anche collegato all'orologio che si è rimesso a funzionare, comunque l'ho messa via nel cassetto, non è un problema. Mi è mancato, cioè non me l'aspettavo così tanto, forse per l'improvvisazione, dell'improvvisa cosa, no? Che non c'entrava niente. Eh, Comunque sì, c'è anche lui dal cinema, giusto, brava, grazie. Perché la moglie è come se, non so come spiegarti, come se per lei non fosse morta. Cioè, Mm, come se, sì, per lei è stato un grosso personaggio e si sentiva anche protetta, mm, perché da me di certo non può sentirsi protetta, anzi, mentre questa qui gli dava ed è tentata anche lei, ha fatto un paio di domandine alla figlia che è altrettanto brava, anche se giovanissima, ma io non ne voglio sapere niente perché non è più quella storia lì che non ha senso, ecco. Eh, boh. E lei comunque è ancora molto attratta, si sente anche un po' persa, ecco, che era mm, una presenza molto. sì. Sì, È come se questo uomo qui in realtà io non lo vedessi ancora, cioè lo vedo ancora in questa nostra dimensione. sono sicuro Mm, perché si è fatto vivo sia con la moglie che con la figlia eh, e forse lo sente anche lei mm, che sì, ancora è in giro. sì. Mm. Cioè, è ovvio che è disincarnato, ok, però io È non lo vedo nella come se dimensione lei dei non lo fosse. disincarnati. Mhm. Sì. Non è nella dimensione dei disincarnati addirittura. No, cioè, aspetta, cioè, sì, da Per- un lato sì, cioè, adesso è un po' difficile dare queste definizioni in maniera Eh, chiara con delle etichette, ok? Però io lo sento ancora molto legato alla terra, ok? Mhm. Mm, non ha ancora iniziato il processo di distacco. Quindi è ovvio che il suo corpo ormai ha finito il suo percorso, ok? Ma lui come anima è ancora, sta un po' continuando a fare quello che faceva prima. Anche Ma con Piero? no, 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 con Piero no, però io credo che lui avesse diverse persone che lo consultavano. sì, tante. Mhm. E quindi anche queste persone lo tengono, no? A lui fa piacere, cioè non è facile per lui, ecco, sganciarsi. Mhm. Ok, Monica, vibrazione. Allora, all'inizio, quando facevi il conteggio per il rilassamento, avevo visto 18, però adesso io ne vedo già 39.
Consapevolezza. Mm, 188. Anima 46. e il nome è Playa. Spirito è 54 e il nome? Impronta. Lo sai che Piero vuole come lasciare un'impronta di sé in questa esistenza. Penso che sia un suo bisogno forte. Sì. Vite precedenti. 1027. Cervello. Circa 10. Suscettibilità ipnotica. E 53. 3D. 56. Vivacità animica. 100. Ehm, ottimo. Monica, il buio di Piero nel vedere, nell'essere in ipnosi, chiama la causa. Allora, mi viene questo uomo del tempo, e lui infatti è ossessionato un po' dal tempo, no? Si tormenta con tante domande sul tempo. Quest'uomo del tempo è come se gli mettesse del mastice addosso. Ehm, e questo mastice in parte serve proprio per tenerlo incollato alla linea temporale in cui è, ma viene anche proprio utilizzato per metterglielo davanti ai suoi occhi fisici e ai suoi occhi, diciamo così, eterici, in modo appunto che lui non riesca a vedere in eterico. Com'è che è fatto questo uomo? Molto classico come uomo del tempo, con un cappello nero, una sigaretta in bocca, la camicia bianca, cravatta nera, completo classico nero, magro, una mascella un po' prominente. Questa è un'entità eterica, sì. È un uomo del tempo, sì, 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 certo. Vediamo le altre. Oltre a lui io vedo solo un serpente che vedo che gli provoca un circuito di illusione, delusione, frustrazione e a volte anche mi viene serpeggiante lussuria. Si morde la coda sto serpente. Certo, Cioè, gira su se stesso. esatto, Poi? perché deve essere un circolo vizioso. Mm. Mm, queste due sono le entità che interferiscono, Piero. Elementali? Le mentali? Um, ne vedo una che si chiama salto di qualità. Questa entità mentale vuole convincere Piero che lui il salto di qualità lo farà solo se e quando realizzerà il suo progetto. Prima di allora lui, come se sia imprigionato dentro un senso eh, di fallimento, anche di dipendenza, anche di, posso dirti, di estrema riconoscenza verso la moglie, mm, di inappagamento. Livello? A volte raggiunge 5, alle volte quando lui riesce a staccarsi di più, 3. Basta. Mm, Solo questa. sì.
Attento Piero, Monica, impianti. Mentre Monica li descrive, non so, e ci dirà anche in quale parte del tuo corpo energetico, tu prova a capire se li senti. Ok. Allora, sulla testa, ma solo nella parte anteriore, ci sono come le sbarre della prigione, però vanno a decrescere, cioè nella parte centrale della testa sono più alte e poi lateralmente diventano più basse. Visivamente sembra una corona, però fatta appunto di sbarre di prigione. Quindi Mm. fredde, Sì. cioè come dei Eh, capelli dritti, eh, eh, delle mm. sbarre, solo che sulla testa, cioè in cima sono lunghe, tipo 20 centimetri, e sui fianchi sono più corte, Sì, vanno a scala, come a un scalare. taglio di Sì, capelli, sì, 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 sì. ma una linea sola. Diciamo che nel complesso sembra un triangolo, disegnare un triangolo queste sbarre, se dovessimo unire i Col vari vertice punti. centrale in alto. Sì, Una nuova moda. Piero, senti del freddo in testa? No, però quando mi dice sbarre ho collegato a quei momenti in cui sembra che il cervello non riesca a ragionare come dovrebbe. Un po', ho avuto questa sensazione qui. Perché ci sono dei momenti in cui magari fai un sudoku, no? Eh, dovrebbe essere più facile, invece io faccio già fatica a concentrarmi, per cui quando ti metti dietro mi rendo conto se sono più distratto da altre cose o no. Però ho avuto quella sensazione più volte che c'è un po' un velo a un certo punto, no? Dici, ma cosa sto... Non lo so. E ho collegato, come ha detto sbarre in testa, non sento il freddo, non sento le sbarre, ma sento che potrebbero essere un ostacolo, ecco, a volte. Mhm. Forse. E altri impianti, Monica? e poi volevo dire che questo velo che lui percepisce è proprio questa specie di mastice che crea davanti l'uomo del tempo, per cui lui è come, come si potrebbe dire, sai quando sei dentro quello ski filter, no? Che sei come completamente avvolto quasi da una placenta, però è il mastice nel suo caso. Quindi lui in questo mastice non riesce a vedere e neanche a muoversi più di tanto. Poi per quanto riguarda l'altro impianto, in corrispondenza dei genitali c'è come facciamo una pipetta e da questa pipetta viene erogato tipo un'essenza o un liquido che va a finire sui suoi genitali, dandogli a volte una iperstimolazione, ma dopo l'iperstimolazione è come se ci fosse anche una sensazione a volte o di rabbia, di frustrazione, di insoddisfazione. Sì, Basta. corrisponde. Monica, la vita precedente parallela, visto che il tempo non esiste, il tanto temuto tempo di Piero, da Piero, cioè il tanto temuto tempo temuto da Piero non esiste, più importante in questo momento. È quella che mi martella un po' da quando lui ha parlato della Spagna, ok? Però non è esattamente sul mare perché è da Saragozza. Però lì ci sono, volendo, sì, tipo delle spiagge artificiali, c'è il fiume, Mhm. insomma, l'acqua c'è comunque, no? Mm, lì, cioè, tipo, come se lui mm,
so se sta gestendo o esclusivamente o in compartecipazione un bar, un locale in cui i principali avventori sono i motociclisti, perché forse è un luogo di passaggio di uomini, donne, così, che viaggiano in moto e si fermano principalmente lì, cioè perché è proprio un'usanza, no? Quindi anche all'interno del locale è proprio un po' all'insegna, no, degli amanti delle moto, un po' anche di tutte le epoche. E anche i discorsi che vengono fatti riguardano molto i viaggi, la passione delle moto. Questa è la vita più importante. È quella che la sento più insistente, ecco. Perché? Come si chiama lui in questa vita? Viene Pierre. Cioè, come Addirittura. se non sì, perché non è molto distante dalla sua. Pier contro Eh, Piero, mm, uno di fronte all'altro, un quasi specchio, con di mezzo il tempo. In una linea temporale fittizia, Pier è nel presente, scusa, nel futuro o nel passato di Piero? è nel futuro di Piero. Nel futuro. Quale futuro hanno? Mm. Aspetta, eh. C'è qualcosa che mi rimanda al 2018, si vede che è successo qualcosa, quindi nel 2018, però poi l'immagine è del 2028. Beh, è un universo parallelo. Oltre a 3 anni, Piero cambia l'anagrafe, il suo nome e toglie una vocale. No, però, allora, dunque, posto che è tutto molto fluido, ok? Non c'è niente di rigido, di rigoroso, eccetera. È come se forse le nostre vite fossero anche le nostre possibilità. E allora probabilmente quella possibilità lì è molto vicina a Piero, credo, perché se me le dà con questi dati così simili a lui, no? Perché poi sì, io guardo questo Piero, è molto simile a lui, non vedo grandi differenze. Quindi nel sogno vita, perché occhio Piero, la vita è un No, sogno no. e i sogni aiutano a vivere. La vita è un sogno. Nel sogno vita tu hai questo secondo sogno che ti sta dicendo delle cose, poi etichettarlo come vita parallela Esatto. in un universo parallelo o qualunque altro tipo di etichetta, non ci importa. Sono informazioni che tu stai mandando a te stesso. Tu, playa anima, stai mandando a te stesso. Una delle cose peggiori che ci dicono da quando nasciamo è la realtà. La realtà non esiste. Esatto. Questo non è reale in tutti i film americani, in tutti. It's not real. È una cazzata totale, non c'è niente di reale. Sì. Sì, però è un messaggio che non mi dice niente, cioè cosa vuol dirmi questo? Cosa vuol dirgli, Monica? Intanto quello che sento, forse la differenza principale che sento tra loro due è il senso di libertà, che in Piero è molto ridotto e in Pierre è molto forte. Cioè lo sento proprio che lui respira la propria libertà, respira se stesso, si sente mm, 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 bene nei propri panni.
In Piero invece sento il contrario. Ehm, quel- Quello che Pierre dice a Piero è io sono qui esattamente come potresti essere tu qui. Che vita conduce? Questo Pierre, Monica, è legato a un mago che gli dice cosa deve fare. No, no, no. Ha una passione, in questo caso per le moto, serena e spontanea. Sì, gli piace anche molto confrontarsi con gli altri rispetto a questa passione, Gli porta soldi questo? attraverso il locale, perché è Mhm. un locale che poi mh, cioè, è abbastanza rinomato, no? Per il suo genere. Però lui potrebbe farlo gestire a qualcuno e starsene a casa a guadagnare i soldi del locale, e invece vuole parlare con le persone Sì, che verrebbero a bere o a mangiare lo stesso, anche senza sì, parlare con lui. lui vuole esserci, cioè, e su questo è uguale, identico a Piero, cioè lui vuole esserci nelle circostanze, Mm. cioè non vuole un delegato. Però dà più importanza al rapporto umano. Mm. Quindi, non so, parlano di dettagli, di motori, di manopole, di versioni, di colori, di cose cool, di cose non cool, discorsi Di da esperienze di motociclisti, viaggio anche, viaggi, di mm, adesivi sui bauli delle moto, anche di donne. di donne. Anche dei paesaggi come vengono visti quando sei in moto, tipo il tramonto, l'alba, o come viene percepito il vento. Andiamo a una scena di Pierre. Sta andando in moto e sta vedendo un tramonto, è successo. Lui sente che quando vede il tramonto in quella circostanza non è come quando vede il tramonto stando fermo con i piedi per terra. Mm, Come se in quel momento il mondo fosse un'altra cosa e il tramonto fosse un'altra cosa, cioè maggior vicinanza e maggiore intensità del fenomeno. Pierre in questa circostanza piange dentro il suo casco. Si è molto commosso per il senso di fusione, di unità che sente e di appagamento. Non c'è in questo momento nulla che gli manchi. Questa commozione la sente Piero? No, sarà per il mastice, ma sono molto distaccato. A volte ci sono dei momenti, ma Quali Allora, momenti? non lo so, dico normalmente cerco anche di esserlo perché non lo so. Boh, c'è adesso un'altra grande differenza, che la libertà di Pierre è anche una libertà di tipo sentimentale e Piero non ha una libertà di sentimenti. Allora, cioè, che cosa ha fatto Piero, no, in questo gioco vita? Lui ha scelto di essere dipendente, no, io non voglio ferirlo, no, 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 però no, mh, figurati. dipendente da una donna che lui non ama e verso la quale non è attratto, ok? Gli vuole bene, la sente come un'amica sorella, ma questo ha fatto sì che lui si impermeabilizzasse per un senso di responsabilità e di colpa verso tutte le emozioni. Mm.
Il problema Lui si sono le sente, emozioni. sì, lui si sente molto debitore verso la moglie. Quindi, qual è stata, tra virgolette, la soluzione? Spegnersi, spegnere tutti i suoi slanci, il suo entusiasmo. Però in realtà i veri cambiamenti in questa vita partono dal cuore e basta. La mente non può fare cambiamenti. La mente ha un'altra funzione. Pierre in quella vita con chi sta? Con qualcuno? Un po', Un po' un po'. un po' instabile, diciamo, no? Però nella sua instabilità lui è libero e sta bene. E infatti Piero ridacchia perché Mm. anche per lui sarebbe così. Messaggio di Pierre a Piero. Piero che si Um, definisce creatore fallito. mm, perché parla di avventura. Credo che sì, è come se fossero due gemelli, va? Facciamo così. Perché Pierre dice abbiamo lo stesso desiderio di avventura. Io ho avuto il coraggio di viverla. Tu stai aspettando. Pierre è ricco, No. è riuscito a fare quello che fa con un budget che è arrivato. Eh, allora, mi viene che ci sono ancora delle cose che questo Pierre deve pagare, perché non è che lui è andato lì, ha saldato i soldi dell'attività, ce li aveva così l'unghia, eh. Quindi io non so poi lì come funzioni, se c'è un finanziamento, se c'è un prestito, boh, non lo so. Però non era uno ricco, no, assolutamente. Magari l'attività la sta anche pagando. Quindi non è che... Sì, esatto, è ancora in corso di pagarla, sì, 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 sì. Però, cioè, a me non mi arriva che sia così interessato ai soldi, cioè è più interessato all'esperienza che gli arriva e al sentire che lascia una traccia nella vita, cioè che non è una vita banale qualunque, è una vita per lui significativa. Qual è l'episodio che più l'ha segnato all'interno del suo lavoro, questo Pierre? Ha conosciuto qualcuno, un racconto che ha potuto sentire o fare? Mi fa vedere che due, un uomo e una donna, si sono sposati lì nel suo locale. Ah, Sono due che si sono conosciuti eh, lì, in questo locale, quindi due motociclisti, lei anche, non so se si dice una centaura, ah, e un centauro, si sono conosciuti lì e si sono sposati dentro al locale. che bello. Sì. Tutti ubriachi, no? Gli spagnoli Abbastanza. bevono. Ma questo Pierre è spagnolo. Latinoamericano. Ah, no, vite proprio simili, ma non è la vita di Piero. È un gioco, è una simulazione, è una proiezione. È uno spunto, è uno stimolo. Ma questa vita esiste, Piero? Questa vita esiste. Esiste davvero? Ne esistono talmente tante. Il mistero del tempo per Piero, Monica. Non riesce a capire. Più forte di lui. Causa esoterica. Mm, Piero si è autocondannato alla razionalità e infatti ha
anche dopo tempo, no, che noi lo conosciamo, ha ancora l'interferenza del serpente. Diciamo che i rettiliani sono un po' l'emblema, no, dei nostri principali schiavisti, diciamo, ok? Il serpente c'è proprio nella notte dei tempi, per esempio. Dei tempi. Ehm, sì, Mhm. appunto, No, perché è dei saltato tempi. un po'. Ah. Ah, Ehm, in realtà il tempo poi spesso è rappresentato dal serpente che, come hai indicato tu, si morde la coda, no? Per indicare l'andamento circolare del tempo. Mm, la questione è che, quindi Piero, cosa succede? Allora, il nostro cervello, no, è stato concepito in modo proprio rettiliano, mhm. ok? Perché? Perché deve essere manipolato da determinate forze. E lui per capire il tempo utilizza il cervello. E il punto è che sta utilizzando lo strumento di coloro che non vogliono farci capire com'è questo gioco vita. Mhm. L'unico modo che lui ha per comprendere qualche elemento di più del tempo è connettersi con il proprio cuore. Piero, mentre Monica parla, metti pesantemente le tue mani pesanti sullo sterno. Se vuoi anche una sola, come preferisci, come ti senti più comodo. Lì, che tu lo voglia o no, c'è il centro dei 7 centri energetici che corrono lungo il tuo corpo. Lì c'è l'antagonista della mente. Lì c'è Pierre. C'è la puzza delle moto che sa di viaggio. C'è quel tramonto di Pierre che si è dovuto fermare perché gli occhi erano pieni di lacrime. Monica, cosa vedi? In un labirinto. Piero lo vedo come perso dentro un labirinto, è come se stesse cercando il cuore. Poi il labirinto è la mente ancora, no? Il cervello, no? Se tu guardi assomiglia un po' a un labirinto. E lui lo cerca, questo cuore. È come se per trovarlo dovesse ritornare bambino, perché da adulto poi ha scelto, no, di allontanarsi dal proprio cuore. Bambino con dei gatti. Con dei? Gatti. Ma forse anche l'animale gatto lo aiuta ad andare verso il cuore. Andiamoci. Un gatto lo porta come se fosse, sai, Virgilio, Mhm. la Divina Commedia. Ed è il gatto. In questo caso Piero lo segue.
Questo qua è un gatto bianco e arancione, ha gli occhi verdi, la coda voluminosa. E poi è come se gli lanciasse un pupazzo di pezza, magari è qualcosa che aveva nell'infanzia, molto molle, molto morbido. C'era un gatto nella tua infanzia, Pier? No, anzi, non c'è un gran simpatia con i gatti. Non hai una simpatia. No, con i gatti no. Beve, Come si chiama questo gatto, Monica? Archetipicamente. Tobia. Tobia. Perché? Non lo so, è come se gli volesse far sfidare tutte le sue resistenze. Non a caso, no? È uscito un animale verso il quale lui non ha simpatia. Ma in casa tua neanche c'è un gatto? No, no. Sì, qui nel condominio girano Ok, qualcuno. Ma ok, ok. Li Sì, cacci sì, quando sì. li vedi? no, per carità, ci mancherebbe altro. Antipatia così che non mi piacerebbe averlo, ecco, Non ti piacerebbe avere. no, non- No, perché è proprio quello che lo conduce verso l'antipiero. È normale. Mm-mm. Lui ormai ha consolidato tutto sulla base di questa razionalità, cioè lui ha trovato un equilibrio, diciamo così, all'interno di una sorta di disperazione. Mm. Il gatto che è quello che gli farebbe vedere la verità, quello che gli farebbe vedere l'essenza, lui lo tiene a distanza. E gli fa anche sentire proprio com'è bello essere liberi, non essere di nessuno. E questo per Piero è un po' doloroso. Sì. Piero, sei legato alle sensazioni. Proviamo con uno stimolo uditivo, sempre con la tua mano destra sul chakra del cuore. Ascolta questo suono. Dimmi cosa ti arriva. Nulla. nulla. Monica, andiamo al cluster. Facciamo quello che dobbiamo fare. Impianti, contratti, avatar. Abbiamo già fatto tutto, sono tante le sessioni di Piero. Il blob in testa non c'è più. Piero è come se avesse bisogno proprio di usare le mani fisiche per toglierlo. Non riesce a farlo con la mente questa cosa, no? Ma proprio c'è un gesto in cui lui si sta divincolando, lo sta rompendo.
non so adesso che cosa c'entri, no? Mi arriva come un pensiero, sensazione e dice potrei anche accettare di innamorarmi. Di una donna, di un lavoro, di un'opportunità, di un paese, di un cibo. Anche di una donna. Però sì, di tutte le cose che hai detto tu. Quindi potrei anche accettare di avere un coinvolgimento di cuore, di emozioni per qualcosa. Quindi lo fa con le sue mani energetiche, no? Aspetta, perché cioè, vedo come se avesse veramente bisogno di un aiuto. Cioè, lo vedo che si sta affannando per farlo, non è fermo, anzi sta facendo dei grandi movimenti. Però sono sincera, lo vedo ancora, questo mastice che crea come una specie di pellicola piuttosto spessa. Ma l'uomo del tempo e il serpente sono via? E infatti è questo, che non ci sono le interferenze. Ma c'è l'impianto mastice. Sì. Allora, adesso è come se avesse scelto un'altra strategia, cioè di comportarsi come un razzo. Quindi non le mani che permettono di uscire, ma fare come se il cuore fosse il propulsore per darsi una spinta verso l'alto, comportandosi proprio come un razzo. Quindi adesso come un razzo viene sparato fuori dal mastice e adesso lui è fuori da questa pellicola. Lo senti, Piero? Hai mosso la mano sul cuore. Sì, certo, sto cercando di spararlo fuori da tutto, in qualche modo. Monica, nuovi valori, nuova vibrazione. 39 è già altissima comunque. Adesso ti dico questa cosa. Cioè, tipo come se la sessione di Piero sia iniziata da un quarto d'ora circa. Mhm. Lui adesso è iniziato ad andare in un altro stato. Adesso mi dà 213 di vibrazione. E suscettibilità ipnotica. Vediamo solo questo. 65, 3D. 39, Salto di qualità, l'entità mentale c'è ancora? O è tutto via? via, c'è un salto dal trampolino. La vita di Pierre esiste ancora? Sì, Gli impianti ci sono ancora? vedo Piero come se fosse Hulk, quando si strappa, sai, i vestiti, Ah. perché aumenta di volume. E lui ha fatto così per liberarsi dagli impianti.
gatto c'è ancora. ai suoi piedi, e glieli P- scalda. PS e PE sono ancora a Playa in pronta. Sì. Monica, messaggio finale di Piero a se stesso. E se diventassi amico dell'ignoto me, mi fa vedere che c'è proprio un Piero che lui non conosce, in cui non ha dato modo di parlare, di esprimersi, di essere, ma che oggi con questa sessione ha dato dei cenni, lui li ha percepiti. E quel Piero lì è la chiave di volta. E Piero annuisce. Un'ultima battuta, Piero, e poi torniamo. Cosa vuoi dire? Cosa vedi? Cosa senti? Eh, Dovrei approfittare del mastice che non c'è più e Mm. riprovarci. Lo faremo presto. Mi piacerebbe conoscere questa parte che non conosco perché sento che manca poco, manca un però non lo conosco, quindi cercherò di connettermi. Magari anche con le azioni. Sì, infatti, ma non so quali azioni, hai capito? Vabbè, fatti un viaggio senza se. Sì, Se c'è la condizione, faccio. No, fai il viaggio e basta. Senza condizione. Questa è la libertà, l'assenza di condizioni. Fai una determinata altra cosa che è bloccata da un'altra condizione, nei limiti ovviamente della sensatezza, no? certo. Sei un uomo non assennato. Va bene, disconnettetevi da tutto e tutti. Ascoltate la mia voce, soprattutto tu, Piero, che ora conterà lentamente da 1 a 5. Quando dirò 5 sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando. 1, il tuo corpo è sempre più leggero. 2, questa leggerezza si diffonde senza un ordine, diciamo dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, dal sopra verso il sotto e viceversa, da destra verso sinistra e viceversa. 3. Stai diventando sempre più leggero, recuperi le energie fisiche che non ti sono servite e che hai messo un po' da parte in questa ora e mezza. 4, sempre più leggero e quasi luminoso, quasi fluttuante sopra il divano. E 5, apri gli occhi.